Ciao, benvenuti! Siamo arrivati alla terza puntata, la terza ed ultima puntata della storia di Pietro. Nella prima puntata abbiamo visto che cosa gli stava succedendo in orfanotrofio. Nella seconda puntata abbiamo scoperto come purtroppo è arrivato in orfanotrofio, ma in questa puntata scopriremo il meglio di tutto. Quindi buon ascolto e godetevi il video. Buongiorno, dormigliona, esordì Pietro mentre richiudeva la porta ed appendeva il guinzaglio all'attaccapanni. Garbo, intanto, seguiva senza indugio la pista olfattiva di caffè caldo e biscotti che lo conduceva in cucina. Buon compleanno! Esclamò Angela, spalancando le braccia verso il ragazzo. Pietro sorrise e si lasciò abbracciare. Il cane decise che il biscotto poteva aspettare ed in un baleno si aggregò a quell'abbraccio, saltellando sulle zampe posteriori. Mi hai rovinato tutti i piani. Ti sei svegliato prima di me e così non ho fatto in tempo a prepararti la torta. Assisterai a tutto il work in progress invece di goderti la sorpresa. Lo rimproverò la donna, sorridendo. Ma che sorpresa vuoi che sia? Mi prepari la torta ogni anno per il mio compleanno. Ti alzi più presto del solito, porti fuori Garbo e poi prepari tutto prima che io mi alzi. Credi davvero che ogni anno sia una sorpresa? Ribatté il ragazzo, aggiungendo: non è una sorpresa, ma è una cosa che mi rende felice. Ogni anno, come quel primo anno in cui mi hai preso con te. Mi hai voluto e mi hai dato tutto quello che avevo desiderato. Mi hai offerto una vita meravigliosa e so di non essere bravo a dire la parola con la G. Eppure tu non mi hai mai pressato. Ma io quella parola la conosco e la vivo ogni minuto da quando faccio parte della tua vita. Ed ora che ho capito cosa fare per dimostrarti quello che provo per te e per Garbo, chiamato in causa, il cane abbaiò scodinzolando. Angela e Pietro si misero a ridere ed accomodandosi al tavolo della cucina, lei offrì un biscotto a Garbo. Dopodiché versò il caffè nella scodella di Pietro e disse: non ce n'è bisogno. Invece sì, la interruppe Pietro, tirando fuori da sotto il tavolo, come un abile prestigiatore, un pacchettino avvolto da un nastrino azzurro. Angela lo guardò sbalordita. Devo confessarti che i fine settimana in cui facevo tardi non andavo in discoteca come ti ho fatto credere. È quasi un anno che consegno pizze a domicilio per la pizzeria sotto i portici. La bocca di Angela si spalancò per la sorpresa. Prima che ti arrabbi, ti chiedo solo di farmi spiegare. Poi potrai anche sgridarmi, ma ora ho davvero bisogno che tu mi ascolti. Vedendo che la donna rimaneva in silenzio, Pietro continuò. Ho messo da parte tutti i soldi guadagnati perché volevo poterti fare questo regalo. Sospinse la confezione verso la donna, la quale aveva gli occhi sgranati e non parlava. Dopo un silenzio incredulo, lei riuscì a dire: ma è il tuo compleanno, non il mio. Pietro rise. Lo so, ma io ho già avuto 10 magnifici compleanni, solo perché 10 anni fa tu mi hai fatto entrare nella tua vita. Aprilo. Angela prese il pacchetto e tolse il nastro. Aprì la confezione e si ritrovò in mano la scatoletta di un'oreficeria. Se Pietro aveva pensato che gli occhi della donna non avrebbero potuto spalancarsi di più, si sbagliava. Aprilo, la incoraggiò con dolcezza. A quel punto Garbo saltò con le zampe anteriori sulla coscia di Pietro e si affacciò sul tavolo, incuriosito. Angela fece scattare il coperchio della scatola, che si spalancò lasciandole vedere un girocollo d'oro con un grazioso pendente. Le linee dorate formavano la parola grazie, la famosa parola con la G che Pietro non pronunciava mai, che non faceva parte del suo vocabolario di ex orfano, ex bambino, ex vittima. Gli occhi scuri della donna si riempirono di lacrime. Bene, se ti commuovi magari mi perdoni per averti mentito, sussurrò Pietro, quasi fra sé. Le dita di Angela si mossero verso il ciondolo.
sfiorarono il brillantino che abbelliva la lettera G. «Oh, quello l'ho fatto aggiungere apposta», precisò Pietro. Lo sguardo interrogativo della donna si tuffò negli occhi splendenti di Pietro. Perché aggiungere qualcosa di così prezioso ad un gioiello già splendido? Poi lui spiegò: il brillante sulla G è Garbo. Dopotutto è stato lui a trovarmi dietro il vetro dell'orfanotrofio. La parola con la G era sempre stata preziosa nel cuore di Pietro. Ora lo sarebbe stato altrettanto e per sempre al collo della donna che gli aveva donato una seconda vita meravigliosa. Ciao, sono onorata del fatto che abbiate seguito questo video, spero siate soddisfatti del finale. A me è piaciuto tantissimo, mi ha emozionato scriverlo e mi ha emozionato tantissimo quando ho dovuto leggerlo, soprattutto la prima volta. Non riuscivo quasi a leggere le ultime parole dell'ultima frase. In ogni caso, grazie ancora per essere rimasti con me, per avermi seguito in questa avventura, e se volete altre avventure e altri video, continuate a seguirmi sul canale. Like per piacere e iscrivetevi. Ciao, buona giornata!